Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qua con il CP73, grazie alla gentile concessione di Pancio Aragonese, amico fraterno, carissimo, e, e devo dire la verità, con Pancio ci siamo anche visti qui e abbiamo ragionato un po' di tutto quanto. Ora vi ho fatto sentire uno per uno tutti i pianoforti che sono a bordo di questo CP73. Quindi partendo dall'inizio, poi ve li scriverò mentre vanno, così li conoscete. Comunque, vabbè, CFX, l'Imperial, l'S700, il C7 e il CF3. Ora, in questo caso chiaramente tutti quanti sono partiti con la considerazione che fosse in qualche modo vicino a Nord dal punto di vista della struttura, dell'utilizzo, ma quella è una cosa che per la terza volta dico, come dire che qualsiasi altra cosa che è stata inventata da qualcun altro come strumento musicale non debba essere poi, cioè quella cosa non debba essere percorsa, quella via non debba essere percorsa. Mi sembra veramente mettere un tappo sul progresso, non so come dire. Quindi se una cosa è comoda e funziona, non vedo perché non debba essere utilizzata dagli altri, diventa uno standard, ecco. Poi quello che conta è quello che ci si fa e come suonano le cose, non è il sistema, perché allora se una workstation lavora come una workstation, tutte le altre workstation l'hanno imitata, dopo un certo tipo di architettura tutti gli altri sono degli imitatori. Quindi ben venga questa svolta, a mio parere, da altri punti di vista, diciamo che avete sentito un po' tutti i colori che ci sono. Devo essere sincero, per quello che riguarda i pianoforti, l'unica cosa che ho notato che mi ha fatto un po' strano è che in alcuni casi, quando si fanno cose del genere, soprattutto su alcuni tasti neri, ho l'impressione che, non lo so da che cosa possa dipendere, ma ho l'impressione che la dinamica non salga come dovrebbe salire quando poi invece smetto di colpire velocemente, ricomincia a rispondere alla dinamica. Ma questo non lo so, probabilmente è un problema che verrà messo a posto con un aggiornamento, una cosa del genere. Lo volevo segnalare solamente perché almeno qualcuno, se a qualcun altro è capitato, ci capiamo, insomma, ci capisco qualcosa. Per il resto, pianoforti li avete sentiti, ora io passerei. Qui, come sapete, ci si muove per sezioni, come dicevamo appunto un po' come Nord, e si va sui piani elettrici. Allora, qui abbiamo dei Rhodes veramente belli. Ecco, questa è una parte, se ne parlava con Pancio che è il proprietario, e se ne parlava perché avete sentito anche nel brano all'inizio, l'ho messo subito perché è 73 tasti, quindi voglio dire è evidente che si rifà a questo tipo di strumenti elettromeccanici, ma non solo. C'è veramente una precisione e un calore in questi modelli di... Adesso io spengo il reverbero, ve lo faccio sentire in purezza. Sentite? È proprio anche molto espressivi, molto legati con la tastiera. Ecco, diciamo che faccio una premessa, la tastiera è fenomenale, ragazzi. Non pensate che la 73, no, ma l'88 di qua di là, la 73 è una tastiera bellissima, anche la 73. Da quel punto di vista qui hanno fatto un lavoro veramente bellissimo. Rhodes l'avete sentito, ci sono un po' di modelli. Sto un po' più funkettino. Levo tutti gli effetti che ci sono. Scusate, ma devo andare qui. Sentite, si ha la sensazione di verità. E poi c'ha questa pancia proprio... Sentite? Insomma, questi sono veramente tutti belli, a parte che alcuni modelli ripropongono dei Rhodes che lì si va un po' a gusti, nel senso che anche tra i Rhodes si va un po' a gusti. Quindi vabbè, direi che i Rhodes non c'è veramente niente da dire. Tornando a quello che era era il primo presentato, il numero 1, che comunque
Io devo dire che amo molto questo. Però davvero lì si va a gusti, eh. Passiamo ai Wurlitzer. Senza effetto, senza niente. Chiaramente io immagino che, esatto, gli effetti sono già... Ecco, volevo fare un discorso sugli effetti, già che ci siamo, che sono tutti molto belli, c'è compressione, ring modulator, pan, chiaramente per ogni sezione ci sono degli effetti che sono così dedicati, che sono un po' dei classici. Ora, la sensazione è che siano molto adatti a un lavoro live, nel senso che, per esempio, Nord ha, quando si utilizzano gli effetti, c'è un'estetica dell'effetto molto, molto legata alla realtà, molto simile a quello che succede con uno Smallstone se si usa, per esempio, un phaser. Perché leva, toglie, fa un po' di lavoro sull'equalizzazione che a volte può creare magari anche dei problemi poi in registrazione. Lui lo fa veramente, che dal punto di vista, per esempio, appunto, della, come si può dire, della virtualizzazione della realtà o degli elettromeccanici è più filologico e fedele. Qui invece insomma siamo più per suonare e quindi ma facciamolo, magari il phaser facciamolo che suona e che non mi leva suono, e infatti lui lo aggiunge, devo dire la verità. Parlo di qualsiasi effetto, nel senso che ho per esempio qui il chorus, adesso metto invece appunto un phaser, cioè sentite che adesso levo il tremolo per farci capire, anzi lo colora e gli dà anche un po' di dinamica, quindi sono ideali, diciamo, come l'avevo già detto anche col CP88. Clavinet, ecco qua. Qui abbiamo chiaramente, levo gli effetti, bello. Molto bello, ecco, per esempio, effetti. Poi si può, abbiamo chiaramente poi anche un drive che è, soprattutto per questo tipo di strumenti, è davvero efficace, perché adesso se vogliamo esagerare, equalizzatore in uscita, si può magari ecco, insomma, si arriva in 2 minuti in un mondo, diciamo, violento, però con l'equalizzatore, se sei troppi acuti puoi elevare, insomma è tutto sotto controllo, un po' come succede lì. E i suoni sono molto belli, devo dire. Adesso io qui levo effetti, il mondo DX, FM. Qui comunque si può giocare un pochino, magari, scusate, ho messo il drive. Sembrano belli. Ce ne sono un po'. Questo è quello del DX7-2. Devo dire che fa un certo effetto comunque. Quando si entra in questo mondo tutte le volte, mi ricordo la gioventù, eravamo tutti convinti che questo fosse il futuro.
Adesso è diventato non il passato, proprio è diventato che per carità, no? Invece insomma poi alla fine queste cose hanno il loro fascino, soprattutto per i nostalgici. Ecco, diciamo che ora io volevo dire una cosa in particolare, fare una menzione speciale per quello che riguardava il piano, visto che siamo negli elettromeccanici, torno sui pianoforti e vado sul CP, che è veramente bello. Magari un po' di reverberino, un po' di chorus, che qui è proprio, come si dice, opportuno. È bellissimo. E poi è anche completo, nel senso che ci si può suonare un po' di tutto. Mi piacciono tantissimo, poi vabbè io sono particolarmente affezionato al CP, però al CP70 e CP80, però insomma sono ben riprodotti, devo dire. Questa è la Prite, levo il chorus, off. Questo è il suono della Prite che c'è all'interno. È bellissimo, devo dire. Se posso permettermi, è anche più bello di alcuni modelli di Grand che ci sono all'interno. Scusate se guardo sempre là, ma c'è una persona che è qui con me che mi osserva. Anche in purezza, senza reverbero. Cioè è molto bello, ha questa caratteristica. Molto reale, molto realistica, bella. E vabbè, poi ci sono tutti i piani, dei layer di piano, con gli strings, con i pad e tutto il resto. Ma insomma queste cose poi si possono fare in mille modi, perché in realtà qui si possono accendere le varie sezioni, farle suonare insieme, si possono creare i suoni senza problemi. A questo punto andrei poi nella parte degli others, chiamiamoli sub, si chiamano, ok, e qui ci sono pad, strings e compagnia, piuttosto che organi, piuttosto che percussioni, e poi ci sono gli others, che a quel punto si è andato oltre, perché se già sei in sub e poi vai anche, cioè sono gli altri delle sottocartelle, quindi non si sa, adesso scopriremo. Qui abbiamo, ecco, questo è importante, abbiamo l'attacco e la release. Uno diceva, vabbè, non è chissà, però invece è importante, perché comunque in certi casi insomma si possono fare tante cose. Chiaramente su ognuno di questi si possono aggiungere effetti, dosare come ci pare. Ecco, mi sono dimenticato di dire che per ognuna delle sezioni c'è questo knob, come si dice, del tono. Questo tono che è un tono come quello che una volta c'era su tutti gli strumenti, c'era tono, che voleva dire chiaro, scuro e basta, quindi tono. E chiaramente agisce, adesso dico una bestemmia, non come un cut-off, ma comunque può aiutare in certi casi
diciamo così, questo EQ ulteriore a dare un po' più di ampiezza alle cose. Se non sbaglio, dopo un aggiornamento è diventato possibile salvare l'equalizzazione del suono che si è fatto e salvarlo così. Di conseguenza, se mettiamo insieme il tono e magari anche l'equalizzazione, allora cominciamo ad avvicinarci alla possibilità di chiudere e aprire veramente, non dico come un cut-off, ma quasi, e insomma tutti questi suoni diventano molto più utilizzabili, soprattutto quelli di sintesi così. Adesso non vi voglio convincere, ma insomma mi sembra che ci sia una buona ampiezza su cui lavorare. Chiaramente non è un synth virtuale, lo sappiamo. Comunque ce ne sono tantissimi di questi, quindi andrei oltre gli organi e vabbè, si sa, qui raga, nel senso, non è una macchina per fare gli organi, non è... Adesso... Vabbè, insomma, in qualche modo credo che c'è anche il Rotary. Vabbè, diciamo così, di emergenza, insomma, si possono usare di emergenza. Poi ci sono... che questi sono sempre carini, insomma. Eccoli qua. Esatto. Insomma, se ci si mette lì, secondo me questo qui mi sembra quello più... Se proprio siete costretti, insomma, ce l'avete. Ci sono tutti questi percussivi che sicuramente possono servire in certi contesti. Ce n'è. Sono interessanti, sono tanti. Adesso c'ho sempre il delay attaccato. E poi ci sono gli others, che sono questi, sono dei synth. Questo è un lead. Chiaramente questi conditi prendono un'altra piega, adesso li stiamo anche trattando un po' così, diciamo in malo modo. Ce ne sono un po'. Sono dei bassi synth, ci sono tante cose interessanti che si possono utilizzare. Chitarre, c'è un po' di tutto. Insomma, volendo si esce fuori da qualsiasi situazione. Poi su questi qui non è male utilizzare la distorsione, nel senso che viene fuori un pochino di crema se si tiene il tono chiuso. Si riesce... Adesso c'ho troppo feedback. Cioè, diciamo che secondo me dentro un'anima anche dal punto di... Semmai il discorso che si fa di Nord, di quella cosa lì, è un po' quello. Nord è così... frequentata, diciamo, dai musicisti perché è molto strumento musicale, nel senso che ti dà delle cose, tu poi giocandoci arrivi da un'altra parte in modo veloce, sia tattile che anche proprio a livello espressivo e musicale. Qui secondo me lavorandoci un po' su queste cose si può fare tanto. Direi comunque, vabbè, è uno stage piano prevalentemente, quindi direi di tornare alla sua radice più
più importante. Che sono questi suoni che sono veramente tutti belli, i rozzi, i Wurlitzer, e poi i pianoforti lì, per chiudere la questione, prima di lasciarvi con l'ultimo brano fatto invece col piano e non con il Rose all'inizio. A proposito di pianoforti, devo dire che sentendoli così, diciamo che il CFX, diciamo quello per cui è così più utilizzato, più famoso, è quello più completo, tra virgolette, e mette insieme un po' tutto. Gli altri, ascoltandoli, si trova per ognuno una strada dove andare, non so come dire. Mi viene in mente un utilizzo possibile, non so se sono utilizzabili in tutti i contesti. Il CFX ha l'aria di essere un piano che vince in qualsiasi contesto. Ultima cosa, sempre prima di lasciarvi al brano, a parte che devo ringraziare un'altra volta Pancio che me l'ha prestata perché e che è stato con me, abbiamo discusso, parlato e tutto il resto. E poi volevo dire questo, una cosa importantissima. Questa tastiera, come la sentite adesso, la state sentendo registrata. A molti di voi piacerà proprio per quello, perché questa registrata ha veramente una capacità di stare, di farsi sentire, non di stare nel mix anche, ma proprio di farsi sentire, di essere credibile ed espressiva, che mentre la si suona non si percepisce esattamente. È strano da descrivere. Comunque suona meglio registrata di quando la si sente mentre si suona, non so come dire. E questa è una cosa, è una qualità, perché è una qualità degli strumenti belli, questa cosa qua, che quando li risenti sono più belli di quando li hai suonati. E ha proprio un suono, un'uscita, un audio di uscita vincente da quel punto di vista. Si fa sentire sempre. Non è aggressivo, è proprio giusto e entra facilmente nel mix. Quindi, vabbè, queste sono le prerogative di cui volevo parlarvi. Vi ringrazio, vi saluto. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così posso rompervi l'anima più che posso con tutte le mie cose, video, live e tutto quanto. E io vi ringrazio, vi saluto come sempre. Un abbraccio, un bacio e CP73. Ciao ciao.